Ciao a tutti, bentornati sul mio canale, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo di una NDE tutta italiana, una NDE che vi voglio raccontare, è molto lunga, ma una volta tanto invece che partire dall'inizio, quindi da quando Silvia Bruschi ha un incidente automobilistico piuttosto grave in cui perde, sebbene temporaneamente, la vita, partiremo dalla fine. Partiremo dalla fine perché è molto significativo il fatto, cioè quello che succede 2 anni dopo questa NDE. Quindi non siamo nell'agosto del 1975 quando Silvia Bruschi ha un incidente, ma siamo nel giugno del 1977 quando Silvia Bruschi è invitata da alcuni amici a trascorrere una vacanza sulle colline nei pressi di Fidenza. E vediamo cosa succede. Nel giugno del 1977 Silvia Bruschi è in vacanza presso una fattoria sulle colline di Fidenza da alcuni amici. Una sera viene deciso di andare in un locale lì vicino a ballare, a divertirsi, a stare un po' in compagnia, e Silvia racconta che lei stava anche piuttosto bene ed era molto eccitata e contenta di andare a questo ballo. A un certo punto della serata gli viene presentato un uomo dalla mole, dalla dimensione piuttosto importanti, quindi un uomo alto e imponente come fisico. Aveva anche un'aria vagamente familiare, quindi Silvia cercava di ricordare come mai lo conosceva. C'è da dire che Silvia Bruschi, in seguito a questo incidente e a un grosso trauma cranico, aveva perso temporaneamente la memoria e aveva però pian piano in quei 2 anni ricordato quasi tutto, almeno chi sono i suoi familiari, chi è, cosa fa, come vive, aveva ripreso una vita normale. E quindi però questa familiarità di questa persona l'aveva colpita e quindi cercava di capire come mai. Poi improvvisamente, avvicinandosi a parlare con questa persona, quindi chi sei, cosa fai, come va, sapete quegli approcci che si fanno durante una festa danzante, Silvia fu presa da una serie di strane sensazioni, come le dice lei, di sintomi, il battito cardiaco che accelera, fastidiosi ronzii alla testa simili a uno sciame d'ape impazzito, lei ci dice, e una sensazione anche non di malessere ma di curiosità e allo stesso tempo di fastidio. Tutto questo le fece scattare un campanello d'allarme e quindi cercò di capire chi era veramente questa persona e lo tempestò un po' di domande. Ovviamente girandoci un po' intorno, essendo carina, molto disponibile, e scoprì che tralasciando anche l'educazione, quindi monopolizzandolo nella conversazione insieme agli altri amici, scoprì che era un medico ortopedico che lavorava presso l'ospedale di Parma. Da una parola all'altra iniziarono a parlare di incidenti, di cose che capitavano, e il medico gli raccontò alcuni dei casi che gli rimasero più impressi mentre lui faceva il tirocinio presso il pronto soccorso di Parma, appunto un paio di anni prima. A questo punto decise Silvia di farsi accompagnare a fare un giro in auto dal dottore. Il dottore la portò volentieri e quando furono però in auto lei le chiese di poter vedere l'ospedale dove lui lavorava. Il dottore era un po' incerto, era un po' confuso da queste richieste assillanti che faceva Silvia, però decise di assecondarla e di accontentarla. Gli disse poi il medico, successivamente, quando riparlarono di questo fatto, che si era fatto convincere perché la faccia di Silvia era veramente stravolta come una persona che vuole capire, vuole scappare da un incubo, vuole uscire da una cosa importante, e quindi la portò. Silvia dice che in effetti in quel momento, a pensarci bene, si sentiva una invasata piena di smania irrefrenabile e dalla netta sensazione che avrebbe finalmente fatto combaciare alcune cose che a lei non tornavano dall'epoca
dei fatti del suo incidente che avvenne il 16 agosto 1975. Appena arrivata in ospedale, entrò decisa e cominciò a muoversi tra i vari corridoi, con grande stupore del medico, visto che lei diceva di non conoscere la struttura. Senza esitazione Silvia percorse appunto i vari corridoi fino alla sala rianimazione e improvvisamente davanti alle due porte a vetri che dividevano la sala di rianimazione dal resto del corridoio gli tornarono in mente tutti i fatti che gli accaderono il 16 agosto 1975. Si girò verso il medico e gli disse: quella notte di agosto c'eri tu vicino a me, lo ricordo molto bene. Erano le 3:20, mi avevate dichiarata morta, ma io stavo solo facendo un bellissimo viaggio. A quel punto il medico si stupì e rimase a bocca aperta davanti a questo racconto. Allora Silvia disse che si sedettero su una panca e lui e lei iniziò a raccontare tutti i fatti. Gli disse anche che fisicamente il medico non era cambiato molto, ma notava con piacere che aveva migliorato i suoi gusti nel vestire, in quanto la cravatta che aveva quella fatidica notte era veramente orribile. Capite che il medico iniziò a essere un pochino stupefatto, però con queste parole catturò Silvia la sua attenzione. Comprende facilmente che il medico potesse pensare di essere davanti a una mitomane, a una pazza, a una che in qualche modo era uscita un po' di senno e allora decise di descrivergli un po' quello che avvenne nella sala rianimazione in quel momento e iniziò a enumerare, a spiegare i vari dettagli, precisamente quello che successe quella sera, la disposizione della sala rianimazione, il colore del pavimento, il nome addirittura di alcuni farmaci che furono utilizzati sul suo corpo. E allora il medico cominciò a cambiare espressione, a guardare Silvia con altri occhi, a essere veramente interessato, incuriosito da quello che diceva. Fra le altre cose gli raccontò che lui stesso aveva letto su parecchie riviste mediche statunitensi testimonianze simili a quelle di Silvia, ma che non aveva mai dato più peso di tanto, ma sentire un racconto personale con così tanti dettagli a cui lui poi personalmente aveva assistito lo stava veramente meravigliando, lo stava incuriosendo come non mai. E quindi chiese a Silvia di illustrargli un po' le sensazioni che lei aveva in quel momento. Come hai potuto vedere o udire tutto ciò mentre tentavamo di riattivarti il cuore, le chiede, proprio perché eri morta, non davi nessun segno di vita dal punto di vista medico. Gli spiegai che le mie non erano state visioni nel senso materiale delle parole, ma percezioni chiare della preoccupazione dei medici che mi circondavano, senza ricorrere all'uso dei 5 sensi. Riuscivo a captare i loro pensieri, a udire le loro parole, a vedere i loro gesti. Nello stato in cui mi trovavo non esisteva il tempo o il concetto di tempo reale, ma tutto si svolgeva contemporaneamente. Era come trovarsi in un teatro e assistere a una rappresentazione in cui scene diverse vengono recitate in varie parti del palcoscenico, quindi come vedere più scene in contemporanea. Quindi non provavi nessun dolore e non avevi paura? Le chiede il medico. Mi chiese sempre più accalorato e incuriosito, dice Silvia, il medico. Sorridendo lo rassicurai di essermi sentita immersa nella più assoluta serenità e pace. L'unico momento di autentico terrore lo avevo vissuto quando, costretta a rientrare nel mio corpo, avevo avvertito a fermare dai medici che falliti tentativi di rianimazione per me era finita. Quindi, le disse, come vedi, devo ringraziarti, perché tu che mi sei stato vicino tutto il tempo e sei stato l'ultimo a uscire dalla stanza, ti sei accorto che improvvisamente avevo iniziato a muovere 2 dita e quindi che non ero da portare in obitorio. Poi, infine, a questo racconto, Silvia
diede il colpo finale allo stupore del medico. Ma l'infermiera dai capelli grigi che quella notte era seduta alla scrivania là in fondo dell'accettazione e della rianimazione, lavora ancora in questo ospedale? Mi piacerebbe salutarla. Ma veniamo ai fatti. Silvia Bruschi 2 anni prima, nel 1975, il 16 agosto, stava guidando a tarda sera per rientrare a casa e fu investita la sua macchina da un tir che la scaraventò oltre il ciglio stradale. Era veramente un corpo distrutto quello che venne raccolto dai mezzi di emergenza e Silvia cercava di mantenere un po' la coscienza, ma a un certo punto, in mezzo a una nebbia come ovattata, sentendo i medici che imprecavano, che cercavano in qualche maniera di tenerla viva, una volta arrivata nella sala di rianimazione, perse la coscienza, si sentì portare via e si sentì fuori dal corpo. Vide il corpo, come abbiamo detto, vide i medici che cercavano di intervenire, vide tutta una serie di situazioni e cercò anche di comunicare a loro che lei invece era viva, che non era morta come loro dicevano che fosse. Ma mentre cercava appunto di farsi intendere, di farsi capire, fu trasportata via, fu portata fuori dall'ospedale e si ritrovò immersa in una luce calda e gioiosa. Cominciò a vedere visi sorridenti di perfetti sconosciuti, fino a che a un certo punto vide una persona venirle avanti ed era il dolce viso della sua nonna. Sua nonna che le parlò, le disse che doveva tornare indietro, che lei avrebbe avuto ancora molte cose da fare e quindi avrebbe dovuto andare via da quel posto. Silvia non voleva rimanere vicino alla nonna, voleva rimanere lì dove si sentiva così amata, così apprezzata, così bene, ma venne scaraventata indietro. Si trovò nella sala di rianimazione quando tutti se ne stavano andando ed era stata appena dichiarata la sua morte definitiva e un medico, quello che abbiamo appena incontrato 2 anni dopo, si era lì soffermato, incredulo di non poter fare altro per poter riportare in vita il corpo di Silvia Bruschi. Improvvisamente lei rientrò nel corpo e in quel momento svanì la pace, iniziò anche il terrore che fosse lasciata lì e quindi perché lei si sentiva tutti i dolori, tutto il malessere e non riusciva a muovere il corpo. Si sforzò finché riuscì a muovere 2 dita della mano. Il medico ortopedico che era lì rimasto se ne accorse e quindi chiamò l'equipe e ripresero a medicarla, a rianimarla e quindi a riportarla completamente in vita. Questo è il racconto di Silvia Bruschi e di quello che successe nel lontano 1975, o meglio ancora quello che successe 2 anni dopo, nel lontano 1978. In quanto per un periodo lei ebbe la memoria persa, poi piano piano riconobbe i familiari, i genitori, le ritornò la memoria, ma poco ricordava di quello che era successo in ospedale. Invece 2 anni dopo ricordò esattamente tutto, perfino i minimi dettagli della sala rianimazione e dei farmaci che le erano stati iniettati nel corpo fisico. Bene, straordinaria questa NDE di Silvia Bruschi, scrivetemi qua sotto nei commenti cosa ne pensate, mettete il like, condividete il video sui vostri social e iscrivetevi al canale, per voi è gratuito e aiuta il canale a crescere tantissimo e a diffondere queste speranze che ci portano le NDE. Ci vediamo a un prossimo video, ciao a tutti da Armanno, ciao!